Sapete qual è il parco nazionale più vicino a Londra? E sapete dove si trovano alcuni dei villaggi più belli e autentici di tutta l'Inghilterra? Oggi visiteremo insieme i South Downs, il meraviglioso parco dell'Inghilterra del Sud che incarna perfettamente l'immagine idealizzata della campagna inglese. Se amate i cottage fiabeschi, i villaggi incantati e le morbide colline verdi, preparatevi a restare affascinati da questo video. Subito dopo la sigla ci immergeremo insieme nella magia dei South Downs e andremo alla scoperta di luoghi unici che vi faranno innamorare ancora di più di questo mondo così straordinario. Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube, dove racconto il meraviglioso mondo della campagna inglese. Dunque, oggi sono a Chawton, il mio villaggio, e questo è l'ultimo video della mia miniserie dedicata alle meraviglie della campagna inglese. Oggi vi porto in un luogo che per me non è solo una delle zone più belle di tutta l'Inghilterra, ma è prima di tutto casa. Un posto che conosco benissimo, in ogni stagione e in ogni angolo, ma che ancora oggi continua a sorprendermi e a emozionarmi. Sto parlando del Parco Nazionale dei South Downs. Eccolo, un luogo magico che si trova nel sud-est dell'Inghilterra. I South Downs sono un parco nazionale recente. Il parco infatti è stato istituito solo nel 2010, ma la sua storia, la sua identità e il suo paesaggio sono antichi quanto l'Inghilterra stessa. Ecco, nei miei precedenti video vi ho portato alla scoperta delle montagne e dei laghi glaciali del Lake District, delle valli idilliache e delle cascate delle Yorkshire Dales e della brughiera selvaggia e sconfinata del Dartmoor. Oggi invece cambiamo completamente atmosfera. I South Downs, due parole che letteralmente significano le colline del sud, offrono un paesaggio completamente diverso. Un paesaggio morbido, dolce, quasi poetico. Un luogo dove la natura non ti travolge con la sua imponenza, ma ti avvolge con una delicatezza che è difficile spiegare a parole. Insomma, i South Downs sono davvero la campagna inglese come uno se la immagina. Tanto per capirci, quella che si vede nei film dell'ispettore Barnaby. È proprio per questo che tra tutti i parchi nazionali inglesi, i South Downs occupano un posto davvero speciale nel mio cuore. Sono un luogo che amo profondamente, il posto in cui ho scelto di vivere e di mettere radici. Allora, detto questo, vediamo di capire meglio dove si trovano esattamente i South Downs. Il parco nazionale si estende su 3 contee: Hampshire, West Sussex e East Sussex. Per darvi un'idea, va dalla storica città di Winchester a ovest fino alle famose scogliere bianche delle Seven Sisters a est. I South Downs però sono un parco nazionale molto diverso dagli altri di cui vi ho parlato in precedenza.
Non solo perché sono un mosaico di paesaggi diversi, morbide colline che sembrano quasi delle pennellate verdi sulla tela di un quadro, romantici cottage che lasciano davvero a bocca aperta, imponenti scogliere di gesso che si stagliano come un muro bianco sul canale della Manica, e poi tanti piccoli villaggi incantati che sembrano davvero usciti da una fiaba. Ma soprattutto i South Downs sono un parco vivo, cioè sono un parco dove l'uomo convive da secoli con la natura in un equilibrio quasi perfetto. I South Downs sono il parco nazionale più abitato del Regno Unito. Tra i suoi confini, pensate, vivono oltre 113.000 persone. Tante! Per darvi un'idea della differenza, nel Lake District vivono meno di 40.000 persone e nel Dartmoor poco più di 30.000. Ma la cosa interessante è che tutte queste persone abitano in villaggi microscopici o in piccole cittadine storiche. Nei South Downs non ci sono grandi città. Il centro più grosso è Petersfield, che però ha solo 15.000 abitanti. Da questo punto di vista, i South Downs ricordano un po' i Cotswold. I Cotswold, come sapete, è una zona della campagna inglese famosa per i villaggi, le dolci colline e soprattutto i meravigliosi cottage color miele. Ma tra queste due realtà, in realtà ci sono due grandi differenze. Innanzitutto i Cotswold non sono un parco nazionale, sono quella che qui si chiama un'area di eccezionale bellezza naturale. Questo non perché non meriterebbero di essere un parco nazionale, ma semplicemente perché gli enti locali di quel territorio hanno sempre rifiutato questo status. Ma la differenza principale è che nei Cotswold tanti villaggi hanno purtroppo perso parte della loro autenticità. Tanti di questi villaggi sono pieni di case vacanza e di seconde case e in generale si sono pian piano trasformati in una meta turistica e, diciamo così, in un rifugio per celebrità di tutto il mondo, più che in un posto dove le persone vivono per davvero, come invece avviene nella maggior parte dei villaggi nei South Downs. Non fraintendetemi, i Cotswold sono stupendi, io per prima li amo e ci vado anche spesso, anche perché onestamente non sono molto lontani da casa mia, ma vivendo nel Regno Unito da più di 13 anni non posso non notare questa trasformazione, che peraltro è oggetto anche di un intenso dibattito qui in Inghilterra. I South Downs invece sono ancora un luogo dove i villaggi hanno mantenuto intatta la loro autenticità e soprattutto le due caratteristiche fondamentali che rendono i villaggi inglesi posti speciali in cui vivere: la tranquillità, una cosa che sicuramente manca a tanti villaggi nei Cotswold, e soprattutto il forte spirito di comunità, una cosa che ovviamente è molto più difficile da mantenere quando gran parte delle abitazioni di un villaggio sono affittate a turisti o sono proprietà di VIP, che poi magari finiscono per andarci solo pochi giorni all'anno. Insomma, nonostante i South Downs siano meno conosciuti dei Cotswold, o forse direi proprio per questo motivo, sono davvero il posto migliore in tutta l'Inghilterra per chi vuole scoprire i veri villaggi della campagna inglese. Allora,
Dopo avervi dato qualche informazione generale sui South Downs, vediamo adesso cosa c'è da vedere in quest'area così affascinante dell'Inghilterra del Sud. Ora, a questo proposito, devo confessarvi una cosa un po' curiosa. Nonostante, come vi dicevo prima, i South Downs siano l'area che conosco meglio in tutta l'Inghilterra, questo video per me è stato uno di quelli più difficili da preparare. Questo non certo perché nei South Downs ci siano poche cose interessanti da vedere, ma esattamente per il problema inverso. I South Downs sono talmente ricchi di posti straordinari che fare un elenco logico senza creare un video di 2 ore è stata davvero un'impresa. Quindi il video di oggi è solo una selezione dell'incredibile patrimonio di bellezza che caratterizza questo parco nazionale, ma inevitabilmente lascia fuori alcune cose che per ragioni di spazio ho dovuto eliminare. Dunque, come vi dicevo prima, la cosa che caratterizza davvero questo parco sono i villaggi e le cittadine storiche. Quindi è proprio da questi che voglio partire. Come sapete, se seguite le mie pagine di Facebook e Instagram, io ho un debole per i villaggi inglesi. Appena ho un giorno libero, corro sempre a visitarne uno. E vi assicuro che non c'è un parco migliore dei South Downs per chi cerca una full immersion in queste piccole realtà così affascinanti. Premesso che, come vi dicevo prima, è impossibile riassumerli tutti in un video, ve ne cito alcuni che, secondo me, se venite nei South Downs non dovete assolutamente perdervi. Allora, partendo dalla contea dell'Hampshire, a parte ovviamente Chawton, che non perché ci vivo io, ma oggettivamente è davvero uno dei villaggi più belli di tutto il parco, altri 2 posti che vi consiglio di vedere sono Selborne e East Meon. Comunque, se non avete mai visto Chawton, potete dare un'occhiata al video in cui parlo proprio del mio villaggio e dei suoi legami con Jane Austen. Il link per guardarlo è qui sopra. Allora, dicevo, un bel villaggio da visitare è Selborne. Selborne si trova a soli 10 minuti da Chawton ed è il classico villaggio dell'Inghilterra del Sud, con meravigliosi cottage, una piccola chiesa circondata dal tipico cimitero inglese e ovviamente il tradizionale pub di campagna. E poi c'è anche una piccola bottega di ceramiche artigianali. Io a Selborne vado spesso a piedi da Chawton, perché è una magnifica passeggiata che passa tra prati pieni di pecore, attraversa un piccolo bosco, arriva al bellissimo villaggio di Upper Farringdon e poi da lì prosegue fino a Selborne. E poi quando arrivo spesso mi fermo a mangiare qualcosa nel villaggio e ovviamente dove vado? Al pub The Selborne Arms, che è il tipico pub della campagna inglese, semplice, rustico e soprattutto autentico. Selborne però è soprattutto famoso per la figura di Gilbert White. Gilbert White è un naturalista inglese del Settecento che è nato proprio in questo villaggio. A Selborne si può visitare la sua casa, che tra l'altro ha anche dei giardini molto belli. C'è anche un caffè con i tavoli all'aperto dove volendo si può mangiare qualcosa, in un contesto veramente idilliaco. A pochi chilometri da Selborne c'è poi East Meon, una piccola gemma dei South Downs. East Meon è un villaggio ricco di storia che ha avuto una grande importanza nel Medioevo, perché all'epoca era la tenuta più grande in Hampshire del potente vescovo di Winchester. Questo passato glorioso è ancora evidente in alcuni edifici del villaggio, come ad esempio la chiesa. La chiesa di East Meon è particolarmente grande per un villaggio di 1200 abitanti. Ha tra l'altro un fonte battesimale che è unico nel suo genere.
e si trova su una collinetta da cui si gode una bellissima vista sul villaggio, ma anche sui South Downs. Anche a Isthmion poi potete passeggiare tra meravigliosi cottage e pranzare nel pub del villaggio, The Old George Inn, che tra l'altro è anche un albergo. Io ci ho mangiato tante volte e vi assicuro che il cibo è davvero buono. In West Sussex invece il mio villaggio preferito è senza dubbio Amberley. Amberley è un villaggio da favola. La strada che porta alla chiesa è un susseguirsi ininterrotto di cottage col tetto di paglia, meravigliosi. Ma non solo, ad Amberley c'è anche un museo di storia locale, una bottega di ceramiche artigianali e perfino un autentico castello normanno del 1100, che oggi però è un albergo di lusso della catena Relais Château. Lì vi potete gustare anche un elegante afternoon tea, anche se non dormite nel castello. Io ho un ricordo bellissimo di questo posto perché proprio qui ho trascorso una notte da favola quando ho percorso il Southdown Way nell'estate del 2020, proprio dopo la fine del primo lockdown. Era il mio compleanno e anziché dormire nel solito pub o bed and breakfast, mio marito mi ha fatto un regalo. Ora, quando ripenso a quel giorno, mi viene ancora da sorridere. Aveva fatto un caldo esagerato e io e Giacomo avevamo camminato per più di 6 ore sotto il sole battente, tra l'altro con uno zaino pesantissimo sulle spalle. Quindi vi lascio immaginare come siamo arrivati all'albergo. Stanchi, stravolti e decisamente sudati. Ovviamente avevamo prenotato, ma io istintivamente ho pensato, ma adesso come facciamo a presentarci così? Invece non potete immaginare che magnifica sensazione ho provato appena sono entrata in quella stanza che è incastonata nelle mura del castello. Mi sono subito tolta i vestiti e mi sono immersa nella vasca da bagno. Avete presente una di quelle meravigliose vasche freestanding? Oh, davvero una goduria! La mattina dopo poi abbiamo fatto colazione nella magnifica sala del castello e dopo siamo ripartiti per la tappa successiva. È stata davvero una bella esperienza. Un altro posto da non perdere è Petworth. Petworth è una cittadina storica ed è considerata uno dei centri dell'antiquariato più importanti di tutta l'Inghilterra. I negozi di antiquariato di Petworth sono davvero molto belli, anche se ovviamente non sono a buon mercato, anzi. Io in genere vado al Petworth Market, che è un grande spazio espositivo dove vengono venduti pezzi di antiquari diversi. Io ci ho comprato diversi mobili per il mio cottage e in generale ci sono sempre tanti oggetti interessanti a prezzi decisamente più ragionevoli. A Petworth poi c'è anche la famosa Petworth House, che è un'imponente residenza di campagna di cui però vi parlerò più avanti. Ora non mi dilungo oltre perché a Petworth ho dedicato un intero video che trovate qui sul mio canale. Anzi, se volete darci un'occhiata, il link è qui sopra. Spostandoci ora in East Sussex, un villaggio che mi è rimasto davvero nel cuore è East Dean. La cosa che colpisce di più di questo villaggio è il Village Green, cioè lo spazio verde che è davvero il cuore del villaggio. Intorno al Village Green ci sono da un lato lo storico pub del villaggio, The Tiger Inn, e dall'altro la casa di selce che si dice abbia ispirato la casa di campagna in cui Sherlock Holmes si ritira nell'ultimo libro della serie, cioè L'ultimo saluto. Guardate, sembra veramente una cartolina. Da East Dean, tra l'altro, io ho fatto una camminata indimenticabile fino alle magnifiche Seven Sisters, un altro luogo magico di cui vi parlerò più avanti. Ho camminato tra queste colline verdi che circondano il villaggio e sono arrivata fino sulla costa. Lì c'è una magnifica vista sul canale della Manica, veramente, veramente spettacolare.
Un altro villaggio imperdibile è Alfriston. Alfriston è considerato il villaggio medievale più bello di tutto l'East Sussex. È un villaggio che incarna tutto ciò che amo della campagna inglese: bellezza, storia e un'atmosfera davvero accogliente. Ha tantissimi edifici storici, tra cui 2 alberghi stupendi, negozietti indipendenti e anche un grande village green dove si trova la chiesa del villaggio. Anche questa chiesa è molto grande e proprio per questo è conosciuta come la cattedrale dei Southdowns. Per mangiare poi a Alfriston c'è solo l'imbarazzo della scelta. Nonostante sia un villaggio di poche centinaia di abitanti, ci sono 3 pub, 2 tea room, una davvero romantica dove si può gustare un fantastico cream tea e perfino un ottimo ristorante italiano. Io ci ho mangiato il giorno in cui ero ad Alfriston per firmare il mio video e posso garantirvi che il cibo è ottimo. Oltretutto il proprietario ha anche una bella storia da raccontare, una storia tenera che ha come protagonista la sua nonna italiana e che fa proprio capire da dove nasce il suo amore per la cucina. Se volete ascoltarla proprio dalla sua voce, date un'occhiata al mio video su Alfriston. Come sempre il link lo trovate qui sopra. Ecco, questi sono alcuni dei villaggi più belli nel parco, ma come dicevo prima, l'elenco potrebbe continuare all'infinito. Ixton, West Meon e East Easted in Hampshire, Buriton, South Harthing o anche Steyning in West Sussex, e poi Rodmell o Lewes in East Sussex, insomma tanti e tanti ancora. C'è, come vi dicevo prima, veramente l'imbarazzo della scelta. Ora, oltre però ai villaggi, nel parco ci sono anche alcune bellissime residenze di campagna e molte di queste, come accade spesso qui in Inghilterra, sono di proprietà del National Trust. Tra queste, Petworth House merita sicuramente una visita. Si tratta di una grande dimora in stile neoclassico che ha una delle collezioni private di opere d'arte più importanti di tutta l'Inghilterra. Le sale sono letteralmente rivestite di quadri e anche piene di statue, e mentre giri da una stanza all'altra ti sembra davvero di essere dentro un museo. Quando esci dalla residenza poi ti trovi davanti un parco sterminato, con laghi, boschi e perfino cervi che vagano tranquillamente in libertà. È davvero un'oasi di pace, un posto dove si può passare un'intera giornata immersi in una natura straordinaria e davvero rilassante. E poi c'è Hinton Ampner, che è un'elegante dimora di campagna in stile georgiano. Si trova a soli 20 minuti da Winchester, sempre qui in Hampshire, ed è di proprietà del National Trust. Hinton Ampner è famosa sia per i suoi giardini formali, sia per la bellissima vista sulle colline dei Southdowns. Io ci vado spesso perché è a solo mezz'ora da casa mia e perché come socia del National Trust posso entrare gratuitamente. Se capitate dalle parti di Winchester, fateci un salto perché sono sicura che vi piacerà. Nei Southdowns ci sono anche alcuni luoghi che sono unici nel loro genere
e che rendono questo parco un posto davvero speciale e direi anche molto diverso da tutti gli altri parchi nazionali inglesi. Il primo di cui voglio parlarvi è Goodwood. Forse avrete sentito questo nome perché è noto in tutto il mondo tra gli appassionati di motori. Goodwood è una grande tenuta di campagna in West Sussex che, pensate, appartiene alla stessa famiglia da secoli, i duchi di Richmond. Ma Goodwood è soprattutto famoso per il suo circuito automobilistico storico e per due eventi: il Festival of Speed, cioè il Festival della Velocità, e il Goodwood Revival, una manifestazione che per 3 giorni all'anno celebra i fasti dorati delle vecchie gare automobilistiche inglesi. È uno spettacolo davvero unico, un evento che unisce gare di velocità tra meravigliose auto d'epoca al glamour dei costumi anni 40 e 50. Avete presente la scena nell'ultimo film di Downton Abbey, quando i Grantham vanno a vedere le corse in macchina in un'atmosfera molto chic? Ecco, esattamente quello. Se vi piacciono le auto d'epoca e i revival storici, il Goodwood Revival è davvero un evento imperdibile. Un'altra perla dei South Downs è Glyndebourne. Glyndebourne è una dimora in East Sussex, vicino alla cittadina storica di Lewes. In questa magnifica residenza, dal 1934, ogni anno in estate si tiene il Festival dell'Opera. È un festival molto famoso sia per l'alta qualità artistica, sia per l'atmosfera super esclusiva. Questo festival però ha una particolarità. A metà dell'opera c'è sempre un lungo intervallo che è studiato apposta per consentire agli spettatori di fare un picnic negli splendidi giardini della tenuta. Io non ci sono mai stata perché onestamente non sono una grande intenditrice di opera, ma ci andrei volentieri solo per fare questo picnic. Se amate la lirica e la campagna inglese, ecco, questo festival unisce perfettamente queste due passioni. Però l'unica cosa da tenere presente è che a Glyndebourne c'è un rigido dress code. Bisogna indossare un abito elegante e per gli uomini preferibilmente lo smoking. Se poi amate i cottage e desiderate sapere come si viveva nei villaggi inglesi tra il Medioevo e l'epoca vittoriana, un altro posto che dovete visitare è il Wealth and Downland Living Museum, che si trova a West Dean in West Sussex. Questo è un museo unico nel suo genere. È un museo a cielo aperto dove è possibile vedere più di 50 edifici che coprono un periodo storico che va più o meno dalla metà del 1300 alla fine del 1800. L'aspetto davvero interessante è che non si tratta di repliche, ma di edifici originali. Cioè edifici che sono stati smontati in varie zone dell'Inghilterra del Sud e poi ricostruiti nel cuore dei South Downs. Quando dico vedere, intendo proprio che si può entrare nei cottage e visitare le varie stanze. Nelle strade poi sono state ricostruite varie botteghe artigiane, dal fabbro alla fornace dei mattoni, fino addirittura al mulino che macina il grano e fa ancora il pane. Ci sono poi figuranti in costume storico che mostrano come era la vita rurale nel sud dell'Inghilterra tra il 1300 e più o meno i primi del Novecento. Tra l'altro il museo è anche un centro educativo
e organizza corsi molto interessanti sulla conservazione degli edifici storici. Insomma, è un'esperienza perfetta non solo per chi ama la bellezza della campagna inglese, ma anche per chi vuole scoprire di più sul suo patrimonio architettonico e culturale. Un altro posto che non dovete assolutamente perdervi è il castello di Arundel, sempre in West Sussex. Allora, il castello di Arundel è un castello vero, che risale addirittura all'anno 1000. Pensate, è di proprietà della stessa famiglia da oltre 900 anni, cioè i duchi di Norfolk, che ci abitano tuttora. Una cosa interessante che forse non tutti sanno è che il duca di Norfolk è il titolo nobiliare più importante in Inghilterra dopo i reali. Proprio per questo motivo il duca è il cerimoniere ufficiale della corona britannica, cioè è quello che organizza tutti i grandi eventi della famiglia reale, dai matrimoni ai funerali fino alle incoronazioni, compresa l'ultima di re Carlo III. E questo nonostante il fatto che tradizionalmente la famiglia dei duchi di Norfolk sia di fede cattolica e non anglicana. Curioso, no? Insomma, direi che il duca di Norfolk è davvero una persona importante e la sua casa riflette decisamente questo status. Il castello di Arundel ha anche dei bellissimi giardini che hanno una vista stupenda sulla vicina cattedrale e che, vi assicuro, da soli valgono il viaggio ad Arundel. Anche la cittadina poi è molto affascinante. La strada principale è piena di ristorantini, tea room e negozi di antiquariato. Insomma, Arundel è un posto dove si può trascorrere tranquillamente un'intera giornata. Infine, last but not least, per chi ama la letteratura, dentro il parco ci sono anche le abitazioni di due famose scrittrici inglesi, Jane Austen e Virginia Woolf. Jane Austen House è ovviamente a Chawton, eccola qui. Non mi dilungo molto perché ne parlo diffusamente nel video dedicato proprio al legame tra Chawton e Jane Austen, di cui vi ho già parlato prima. Basta dire che Jane Austen House è il cuore del mondo austeniano e quindi è una tappa imprescindibile per qualsiasi fan di questa straordinaria scrittrice. Se poi volete sapere proprio tutto su questa residenza, perché non partecipate a un mio tour di Chawton? Il link per prenotare è in sovraimpressione. La casa di Virginia Woolf invece si trova in East Sussex, nel pittoresco villaggio di Rodmell. Monk House, così si chiama la casa, è una vera e propria gemma. Non è particolarmente grande o imponente, ma è un luogo intimo, dove si respira ancora la presenza di Virginia e dove ci si può immergere nella sua vita quotidiana. Se amate questa scrittrice dalla vita tormentata e anche dalla fine tragica purtroppo, non perdetevi questo posto, sicuramente non vi deluderà.
In tutti i parchi nazionali, anche nei South Downs, ci sono poi centinaia di sentieri. Ma se vi piace camminare, io vi consiglio sicuramente di percorrere il South Downs Way, magari anche solo una parte. Il South Downs Way è uno dei 16 percorsi nazionali inglesi. È lungo circa 160 km e attraversa tutto il parco, dalla storica città di Winchester, qui in Hampshire, fino alle meravigliose Seven Sisters in East Sussex. Come vi ho detto prima, io e mio marito l'abbiamo percorso tutto nell'estate del 2020. È stata davvero un'esperienza indimenticabile, tant'è che mi piacerebbe ripeterla. È un percorso ben segnalato, molto panoramico, perché il sentiero passa proprio in cima alle colline e attraversa non solo campi aperti e boschi, ma anche alcuni villaggi meravigliosi. E poi arriva addirittura fino al mare. Insomma, cosa si può desiderare di più? Se vi piace camminare, il South Downs Way è sicuramente un ottimo modo per scoprire l'anima più profonda dei South Downs e in generale direi per fare un'esperienza immersiva in una delle zone più belle e autentiche di tutta la campagna inglese. Ma nei South Downs non ci sono solo sentieri. Come vi dicevo all'inizio, il parco offre un paesaggio molto vario. Oltre ovviamente alle meravigliose colline verdi, i Downs appunto, nel parco ci sono anche alcune straordinarie bellezze naturali, tra cui una delle prime 10 destinazioni naturalistiche di tutto il Regno Unito. Sto parlando ovviamente delle Seven Sisters, cioè le bellissime scogliere bianche che ho già citato un paio di volte. Le Seven Sisters sono uno dei luoghi più visitati di tutta l'Inghilterra e, come dire, sono un'attrazione in sé, al punto che la maggior parte delle persone che ci vanno non sanno neanche di trovarsi nell'estremità est del Parco Nazionale dei South Downs. Sono un luogo estremamente affascinante. Si può camminare per ore costeggiando il mare o anche solo sedersi ad ammirare l'immensità del Canale della Manica, sentendosi davvero a un passo dal cielo. Come sempre, prima di finire il video, voglio darvi qualche informazione pratica su come raggiungere il Parco Nazionale dei South Downs. In realtà, in questo caso è abbastanza semplice. I South Downs sono praticamente subito sotto Londra. In macchina ci si arriva in poco più di un'ora, poi ovviamente dipende dove si vuole andare nel parco. Ci sono anche tanti treni diretti per varie località in tutte e tre le contee di cui vi ho parlato prima, quindi Hampshire, West Sussex e anche East Sussex. I treni partono in media ogni 30 minuti, sia dalla stazione di Victoria sia da London Waterloo e impiegano all'incirca da un'ora a un'ora e mezza. Insomma, i South Downs sono davvero una gita perfetta di un giorno per chi è a Londra e vuole vivere un'esperienza indimenticabile nella campagna inglese più autentica. Detto questo, se si vuole vedere più di un posto durante la giornata e soprattutto
se si vuole godere appieno degli splendidi paesaggi che si trovano all'interno del parco, la macchina resta comunque il mezzo migliore, soprattutto per spostarsi poi tra un villaggio e l'altro. Ci sono ovviamente anche i bus di linea, ma il problema è che hanno poche corse durante il giorno e purtroppo sono anche molto lenti perché chiaramente si fermano continuamente. Allora, questa è, solo una breve sintesi dei posti meravigliosi che potete trovare nel Parco Nazionale dei South Downs. Come ho detto prima, ci sarebbero tanti altri luoghi che avrebbero meritato una citazione, perché i South Downs sono davvero un parco ricco di cose da vedere. Un territorio che rappresenta veramente il meglio di quanto la campagna inglese ha da offrire. La cosa curiosa però è che, anche se è indiscutibilmente uno dei posti più belli di tutta l'Inghilterra e ogni anno, pensate, accoglie oltre 18 milioni di visitatori, il Parco Nazionale dei South Downs è poco conosciuto al di fuori del Regno Unito. Questa in realtà è una scelta deliberata. L'autorità del parco fa pochissima promozione internazionale e punta principalmente sul turismo sostenibile e sulla valorizzazione dell'identità del territorio. Questa è una strategia completamente diversa da quella adottata da altri parchi nazionali inglesi. È un approccio che punta più sulla qualità che sui grandi numeri, anche perché onestamente il turismo non è comunque una parte fondamentale dell'economia locale, come invece avviene ad esempio nel Lake District e anche in altri parchi nazionali inglesi. I South Downs sono in realtà una delle aree più ricche ed esclusive di tutto il Regno Unito e gran parte della popolazione che vive nel parco lavora a Londra o comunque per aziende di Londra. Insomma, spero che quest'ultima puntata della mia miniserie sulle meraviglie della campagna inglese vi sia piaciuta e vi abbia fatto innamorare delle dolci colline del sud, come è successo a me la prima volta che ho visitato questa zona così bella. In queste 4 puntate ho cercato di farvi conoscere la straordinaria varietà della campagna inglese, portandovi alla scoperta di 4 aree molto diverse tra di loro, ma tutte incredibilmente affascinanti. 4 gemme che io amo profondamente e dove ho vissuto esperienze davvero straordinarie. Tra le 4 zone di cui vi ho parlato, qual è quella che vi è piaciuta di più? Dovendo sceglierne una sola, dove vi piacerebbe passare una vacanza? E ci sono altre aree della campagna inglese che secondo voi avrei dovuto includere in questa serie? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Prima di salutarvi, se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo sui vostri social e se non l'avete ancora fatto non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Grazie mille per il vostro sostegno e anche per i bellissimi messaggi che mi scrivete. Credetemi, li leggo tutti, anche se non riesco sempre a rispondere perché sono veramente tanti. Ma vi prego, continuate a scriverli perché vi assicuro che i vostri messaggi mi ripagano veramente del grande lavoro che è necessario a creare questi video. Ci vediamo presto con altri contenuti sul meraviglioso mondo della campagna inglese. Un saluto e ciao!